Lezione 1. Dedizione legale. Wow, fare l'avvocato richiede molta dedizione e duro lavoro. Davvero? Le ore possono essere lunghe e la pressione può essere intensa. Non potrei essere più d'accordo. Cosa stai facendo per raggiungere i tuoi obiettivi in questo campo? Mi concentro sull'acquisizione di esperienza pratica attraverso tirocini e networking. Ottima strategia. Creare connessioni può spesso aprire le porte a nuove opportunità. Sì, mi impegno anche a rimanere aggiornato sulle tendenze legali e sui casi importanti. È fondamentale. Il panorama legale è in continua evoluzione e rimanere informati è fondamentale. Assolutamente. Credo che la dedizione e l'apprendimento continuo daranno i loro frutti nel lungo periodo. Ammiro il tuo impegno. Sono sicuro che raggiungerai grandi traguardi nella tua carriera. Lezione 2. Esplorazione culinaria. Che tipo di cucina servono in quel nuovo ristorante? Sono specializzati in cucina tradizionale italiana e ne ho sentito parlare molto bene. Sembra delizioso. Adoro la cucina italiana, è così ricca di sapori e varietà. Assolutamente sì! Dalla pasta alla pizza ce n'è per tutti i gusti. Sì. Adoro particolarmente la pasta fatta in casa, è così confortante. Sono d'accordo. E i dolci, come il tiramisù e i cannoli, sono da morire. Andiamo a provarlo questo fine settimana. Non vedo l'ora di assaporare piatti autentici. Ottima idea! Non vedo l'ora di assaporare i sapori italiani proprio qui. Sarà una divertente avventura culinaria. Lezione 3. Valore sentimentale. Ci proverò. E gli oggetti sentimentali? Trovo difficile liberarmene. Capisco perfettamente. Gli oggetti sentimentali spesso portano con sé tantissimi ricordi. Esatto. È difficile separarsi da cose che hanno un significato emotivo. Sì, è come lasciare andare un pezzo del tuo passato, il che può essere davvero difficile. Penso che trovare un equilibrio sia fondamentale. Forse è una buona idea conservare alcuni oggetti a cui teniamo. Assolutamente. Si tratta di preservare i ricordi senza essere sopraffatti dal disordine. Sto imparando ad apprezzare i ricordi senza dover conservare tutto fisicamente. Questa sì che è una mentalità sana. Ti permette di apprezzare il passato, lasciando spazio a nuove esperienze. Sono contento che ne stiamo parlando, è davvero utile condividere queste riflessioni. Lezione 4. Le meraviglie della natura. Poi ho sentito la terra tremare sotto i miei piedi, è stata un'emozione inaspettata. Sembra intenso. Cosa hai sentito mentre la terra tremava? Ho sentito dei tonfi giganteschi sul terreno mentre il suolo della giungla tremava intorno a me. Wow! Era un animale a causare tutto quel trambusto? Sì. Si è scoperto che si trattava di una mandria di elefanti che si muoveva nella zona. Incredibile! Vedere creature così maestose nel loro habitat naturale deve essere stato davvero impressionante.
Lo era davvero. La potenza e la grazia degli elefanti sono qualcosa che non si dimentica. Posso solo immaginare. Essere nella natura e vivere le sue meraviglie è davvero speciale. Sono d'accordo. Sono momenti come questi che ci ricordano la bellezza del nostro pianeta. Lezione 5. Dibattiti planetari. Alcuni scienziati ritengono che Plutone non sia affatto un pianeta. È una prospettiva interessante. Di sicuro suscita molti dibattiti nella comunità scientifica. Sì. Sostengono che le caratteristiche di Plutone siano più simili a quelle degli asteroidi che a quelle dei pianeti tradizionali. L'ho sentito anch'io. È affascinante come si evolve la nostra comprensione del sistema solare. Esatto. Quello che una volta era considerato un pianeta ora è classificato in modo diverso, il che è incredibile. Trovo sorprendente come la scienza continui ad aggiornare e perfezionare le sue teorie. Sì. Dimostra che la conoscenza non è statica, cresce man mano che impariamo. Chissà quali altre scoperte ci riserverà il futuro. Anch'io. L'universo è pieno di misteri che aspettano di essere svelati. Lezione 6. Sentieri escursionistici. Sembra divertente. Conosci qualche buon sentiero escursionistico nelle vicinanze? Sì, ci sono diversi sentieri meravigliosi che offrono viste mozzafiato e la possibilità di entrare in contatto con la natura. Fantastico! Adoro scoprire nuovi posti da esplorare all'aria aperta. Assolutamente sì! Un sentiero porta a una cascata pittoresca, assolutamente da non perdere. Wow! Riesco già a immaginare il rumore dell'acqua e l'aria fresca. Sì, è il posto perfetto anche per un picnic dopo l'escursione. Sembra l'ideale. Mi piace abbinare l'attività fisica a un bel panorama. Organizziamo una giornata per fare un'escursione e sfruttare al meglio la natura insieme. Non vedo l'ora. Sarà una piacevole fuga dalla nostra vita frenetica. Lezione 7. Attività creative. Dedicarsi a un'attività creativa è davvero un modo meraviglioso per esprimere se stessi. Sono pienamente d'accordo. Permette di sperimentare tecniche e materiali diversi. Esatto. Che si tratti di pittura, disegno o bricolage, le possibilità da esplorare sono infinite. Sì, è incredibile come la creatività possa fungere sia da sfogo che da fonte di relax. Ho scoperto che mi aiuta a rilassarmi dopo una lunga giornata e a schiarirmi la mente. Assolutamente sì. Inoltre, è un ottimo modo per sviluppare nuove competenze divertendosi. Sono sempre ispirato da ciò che creano gli altri, mi incoraggia a provare cose nuove. Anche io. Organizziamo una giornata creativa insieme, dove possiamo lavorare entrambi ai nostri progetti. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere cosa inventeremo. Lezione 8. L'emozione del viaggio. Ciao. Siete pronti per il nostro viaggio? Sì, sono così emozionata. Hai finito di fare i bagagli? Certo.
Ho fatto attenzione a spuntare tutto dalla mia lista per non dimenticare nulla. Che furbo! Devo ancora preparare qualche cosa dell'ultimo minuto, ma ci sono quasi. Fantastico! È sempre meglio essere preparati, soprattutto per un'avventura. Assolutamente! Non vedo l'ora di partire ed esplorare nuovi posti insieme. Sì. L'attesa di scoprire nuovi luoghi rende il viaggio ancora più emozionante. Sono d'accordo. Assicuriamoci di scattare tante foto per catturare i nostri ricordi. Assolutamente. Questo viaggio sarà indimenticabile. Lezione 9. Finalizzazione dei piani. Sono d'accordo. Definiamo il piano e prepariamo tutto per il nostro prossimo evento. Sembra un'ottima idea. Organizzare tutto in anticipo contribuirà a garantire un processo fluido. Esatto. Penso che dovremmo creare una checklist per coprire tutti i dettagli importanti. Sì, ci manterrà sulla buona strada e ci assicurerà che nulla ci sfugga. Dividiamo i compiti in base a ciò in cui siamo più bravi, per renderli più efficienti. Ottima idea! Sarò felice di occuparmi delle decorazioni e degli inviti. Perfetto. Allora mi occuperò io del catering e della logistica. Fantastico! Lavorando insieme possiamo rendere questo evento davvero speciale. Non vedo l'ora di vedere tutto insieme. Lezione 10. Miglioramenti domestici. Hai suggerimenti per migliorare questo spazio? Sì, penso che ridipingere le pareti possa fare un'enorme differenza nell'atmosfera generale. Sono d'accordo. Una mano di vernice fresca può davvero illuminare una stanza e darle nuova vita. Esatto! Inoltre, scegliere un nuovo colore può riflettere la tua personalità e il tuo stile. Adoro questa idea. Dovremmo considerare colori che creino un ambiente caldo e accogliente. Sì, penso che i toni neutri tenui o l'azzurro chiaro potrebbero funzionare bene per un effetto calmante. Raccogliamo alcuni campioni di vernice e vediamo quali colori ci piacciono di più. Sembra un progetto divertente. Non vedo l'ora di trasformare questo spazio insieme. Anch'io. Una volta finito, sembrerà un'area completamente nuova. Lezione 11. Avventure in Texas. La bellezza selvaggia del Texas, con le sue praterie e i suoi deserti, attrae ogni anno numerosi turisti. Sì, è incredibile quanto siano diversi i paesaggi in uno stato così grande. Sono d'accordo. Per essere uno stato prevalentemente arido, il Texas ha delle meraviglie naturali sorprendenti. Assolutamente. Dai canyon mozzafiato ai fiumi incantevoli, c'è tantissimo da esplorare. Anche la fauna selvatica è affascinante, si possono osservare tantissime specie uniche. Sì, adoro la varietà di esperienze che la natura offre agli amanti dell'aria aperta. Organizziamo insieme un viaggio per esplorare alcune di queste splendide zone. È un'idea fantastica. Non vedo l'ora di vivere in prima persona la bellezza naturale del Texas.
Anch'io. Sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 12. Esperienze culturali. Sì, ho già viaggiato con la gente del posto e apprezzo l'esperienza culturale che offre. Che meraviglia! Stare con la gente del posto offre una prospettiva davvero unica sul loro stile di vita. Esatto. Potrai scoprire tradizioni, cibo e usanze che non troveresti in hotel. Sono pienamente d'accordo. Rende l'esperienza di viaggio molto più arricchente e memorabile. Inoltre, spesso si creano legami autentici con le persone che durano anche dopo il viaggio. Sì, queste interazioni possono portare ad amicizie e storie condivise. Consideriamolo per la nostra prossima avventura, potrebbe rivelarsi un'opportunità incredibile. Sono assolutamente d'accordo. Esplorare una nuova cultura attraverso gli occhi di chi la abita sembra fantastico. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo insieme. Lezione 13. Fioriture del giardino. A volte ho contato più di 30 fiori nel mio giardino ed è una gioia immensa vederli. Wow! Impressionante! Che tipo di fiori stai coltivando? Ho un mix di margherite, rose e girasoli, ognuno ha il suo fascino. Sembra meraviglioso! Immagino quanto vivace e colorato debba essere il tuo giardino. Sì. Alcuni fiori sono alti più di 13 centimetri e fanno davvero colpo. Adoro vedere questa varietà. Aggiunge tanta vitalità a qualsiasi spazio esterno. Esatto. Il giardinaggio è un hobby davvero gratificante, vedere tutto crescere e prosperare. Sono pienamente d'accordo. È terapeutico dedicare del tempo alla cura delle piante e godersi la natura. Organizziamo una visita ai giardini degli altri. Mi piacerebbe vedere anche i vostri fiori. Lezione 14. Riunioni di famiglia. Ciao. Di recente abbiamo avuto una riunione di famiglia ed è stato un momento davvero piacevole. Sembra fantastico. Le riunioni di famiglia sono un modo fantastico per ritrovarsi. Assolutamente. Abbiamo cucinato insieme e condiviso storie che ci hanno avvicinato. Adoro. Cucinare in gruppo può creare un'atmosfera così calda e gioiosa. Sì. Ogni piatto aveva una storia dietro, rendendo il pasto ancora più speciale. Sono d'accordo. Sono i momenti condivisi che creano ricordi duraturi. Organizziamo presto un incontro anche noi, sarebbe fantastico riunirci tutti insieme. Sono assolutamente d'accordo. Facciamo brainstorming su attività divertenti e ricette deliziose. Non vedo l'ora di creare nuovi ricordi con tutti. Lezione 15. Periodo di adattamento. Ci è voluto del tempo per ambientarmi, ma ora mi trovo benissimo qui. Fantastico! Trasferirsi in un posto nuovo può essere una vera sfida all'inizio. Sì. Lo shock culturale iniziale è stato travolgente, ma ho imparato ad apprezzarlo. Capisco. È incredibile come riusciamo ad adattarci e a trovare conforto in nuovi ambienti. Esatto. La comunità locale è stata accogliente, il che ha reso la transizione più facile.
È meraviglioso. Avere persone che ti sostengono può fare la differenza. Sono grato per le esperienze che ho maturato durante questo periodo di adattamento. Sono felice che ti stia piacendo. Esploriamo insieme la zona. Sembra un'idea fantastica. Non vedo l'ora di scoprire nuovi posti con te. Lezione 16. Impressioni artistiche. Cercò di ritrarre la vita così com'era in America attraverso i suoi dipinti. Sembra affascinante. L'arte riesce a catturare l'essenza di una cultura in modo così splendido. Esatto. Il suo lavoro riflette le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Adoro il modo in cui l'arte riesce a raccontare storie ed evocare emozioni in modi così potenti. Sì. Offre agli spettatori uno sguardo su prospettive ed esperienze diverse. Mi piacerebbe molto vedere alcune delle sue opere, devono essere di grande impatto. Cerchiamo una mostra che presenti le sue opere, potrebbe essere un'esperienza stimolante. Sembra un piano fantastico. Non vedo l'ora di immergermi nella sua visione artistica. Minchio. Sarà una meravigliosa opportunità per apprezzare l'arte insieme. Lezione 17. Le serrature. Avvicinandoci alla chiusa successiva, l'imbarcazione si sposterà in posizione e verrà nuovamente sollevata. Che affascinante! Sono sempre stato curioso di sapere come funzionano le chiuse per il trasporto delle barche. È davvero ingegnoso, davvero. Le barche che vanno nella direzione opposta vengono abbassate, creando un flusso di traffico fluido. Sì, è incredibile come l'ingegneria possa risolvere problemi così complessi nei trasporti. Esatto. Osservare il processo è come una sorta di danza, con le barche che si muovono con grazia. Adoro questa analogia. Rende l'intera esperienza ancora più speciale e coordinata. Teniamo d'occhio il prossimo lucchetto, non vedo l'ora di vedere la meccanica in azione. Assolutamente. È una parte unica del viaggio che rende il tutto ancora più emozionante. Sono felice che stiamo vivendo tutto questo insieme, sono momenti come questi che rendono un viaggio memorabile. Lezione 18. Trasloco. Ciao. È un piacere conoscerti. Benvenuto nel quartiere. Grazie. Sono emozionato di essere qui. Ti sei ambientato nella tua nuova casa? Sì, certo. Ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente mi sento a casa. Fantastico. All'inizio può essere difficile, ma trovare il ritmo fa la differenza. Esatto. Esplorare la zona mi ha davvero aiutato a sentirmi più connesso. Immagino. Ci sono dei posti che hai scoperto e che ti piacciono? Sì, proprio dietro l'angolo c'è un delizioso bar che serve i migliori pasticcini. Sembra delizioso. Dovrò provarlo. Adoro trovare posticini accoglienti dove rilassarmi. Certo. Organizziamo un caffè lì qualche volta, sarà divertente chiacchierare e conoscerci. Lezione 19. Momenti musicali.
Sapete, compositori come Mozart e Chopin ci hanno regalato una musica incredibilmente bella, non è vero? Assolutamente. Le loro melodie sembrano catturare l'essenza delle emozioni umane in modi che a volte le parole non riescono a esprimere. È affascinante come le loro opere abbiano resistito alla prova del tempo, trovando riscontro nel pubblico anche secoli dopo. Spesso mi chiedo cosa li abbia ispirati a creare pezzi così intramontabili. Sembra che comunichino sentimenti universali. In effetti, la complessità delle loro composizioni fa apprezzare ancora di più la profondità del loro genio. Sì, ascoltare la loro musica può essere un viaggio emozionante, vero? Evoca tantissime emozioni. Sono pienamente d'accordo. Ogni nota è come una pennellata sulla tela della vita, che dipinge immagini vivide nella nostra mente. È una frase meravigliosa. Il modo in cui la musica riesce a trasportarci in tempi e luoghi diversi è semplicemente magico. E pensare che una tale creatività sia emersa in un'epoca in cui la vita era così diversa dalla nostra oggi è davvero stimolante. Lezione 20. Scelte biologiche. Sai, di solito quando faccio la spesa scelgo prodotti biologici. Interessante. Cosa pensi che renda il cibo biologico migliore? Credo che sia più sano, perché spesso contiene meno pesticidi e sostanze chimiche. Assolutamente. Inoltre, sostenere gli agricoltori biologici ti sembra più etico, non è vero? Sì, davvero. Sento di contribuire a un futuro più sostenibile. Hai qualche marca biologica preferita che consigli? Adoro i marchi che puntano sui prodotti locali, hanno un sapore più fresco. Ottimo consiglio. Lo cercherò sicuramente la prossima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi piacerebbe molto conoscere la vostra opinione. Lezione 21. Edifici storici. Hai mai visitato quel vecchio edificio in centro? Sì, certo. È stato costruito nel XIV secolo, giusto? Esatto. È affascinante quanta storia sia racchiusa in quelle mura. Sono d'accordo. Camminarci dentro è come fare un salto indietro nel tempo. E l'architettura è semplicemente stupefacente, una vera testimonianza di maestria artigianale. Assolutamente. Adoro come costruivano gli edifici con così tanti dettagli. È incredibile pensare a tutte le storie che quei muri potrebbero raccontare. Certamente. Ogni angolo sembra sussurrare segreti del passato. Mi piacerebbe molto esplorare insieme a te altri siti storici come questo. Lezione 22. Il piacere di cucinare. Saper cucinare è un'abilità davvero utile, non credi? Assolutamente. È fantastico potersi preparare i pasti da soli. Inoltre, consente di dare libero sfogo alla creatività in cucina, il che è sempre divertente. Esatto. Sperimentare con ingredienti diversi può dare vita a piatti straordinari. E cucinare a casa è solitamente più sano che mangiare fuori. È vero. Dopotutto, sei tu a controllare cosa metti nel tuo cibo. Hai un piatto preferito che ami cucinare? Mi piace molto preparare la pasta fatta in casa.
è un lavoro d'amore. Sembra delizioso. Mi piacerebbe molto provare la tua pasta fatta in casa un giorno. Lezione 23. Una pausa tanto necessaria. Penso che sarà una pausa molto necessaria dalla nostra routine quotidiana. Sì, sono pienamente d'accordo. A volte, abbiamo solo bisogno di staccare la spina e rilassarci. Esatto. Un cambio di scenario può fare miracoli per la mente. Davvero? Non vedo l'ora di esplorare insieme un posto nuovo. Anche io. Hai pensato a dove dovremmo andare? Forse una spiaggia tranquilla o un grazioso rifugio in montagna. Sembrano entrambe fantastiche. L'aria fresca e i panorami mozzafiato sarebbero un toccasana. Riesco già a immaginarci mentre ci godiamo il tramonto in riva al mare. Sarebbe perfetto. Facciamolo presto. Lezione 24. Fragole fresche. Sì, sono appena raccolti oggi. Fantastico! Quanto costa un chilo di fragole? Penso che costi circa $5, un prezzo ragionevole per della frutta fresca. Sembra un'offerta fantastica. Le fragole fresche sono le migliori. Assolutamente. Hanno un sapore decisamente migliore di quelli del supermercato. Non vedo l'ora di preparare una crostata di fragole con loro. Sembra delizioso. Mi piacerebbe aiutarti a prepararlo. Perfetto! Allora prendiamo qualche chilo e iniziamo a cucinare. Sono emozionata. Sarà sicuramente una dolce sorpresa. Lezione 25. Consigli di viaggio. Il mese prossimo sto organizzando un viaggio. Hai qualche consiglio? Assolutamente. Per prima cosa, cerca di evitare i luoghi turistici, se puoi. Ottima idea. Le gemme nascoste sono spesso le più gratificanti. Esatto. Le esperienze locali possono darti un'idea autentica della cultura locale. Adoro provare il cibo locale, è uno degli aspetti più belli del viaggiare. Anch'io. Il cibo di strada può essere un'avventura di per sé. E non dimenticate di parlare con la gente del posto, loro conoscono i posti migliori. Assolutamente. Interagire con la gente del posto rende l'esperienza più ricca. Lo terrò a mente, sembra un buon piano. Lezione 26. Giustizia per tutti. La nostra vita è piena di sfide e vogliamo giustizia per tutti gli esseri umani. Sì, è essenziale che ci dedichiamo a ciò che conta davvero. Credo che tutti meritino una giusta opportunità per prosperare. Assolutamente. È straziante vedere la disuguaglianza nel nostro mondo. Dovremmo impegnarci per creare una società più inclusiva. Sono d'accordo. Piccole azioni possono portare a cambiamenti significativi nel tempo. Facciamo volontariato o sosteniamo cause che promuovono l'uguaglianza. È un'idea fantastica. Ogni sforzo conta nella lotta per la giustizia. Insieme possiamo fare la differenza. Lezione 27. Lista della spesa.
Broccoli e carote sono perfetti per un pasto sano. Ti sei ricordato di comprare anche il latte? Oh no, quasi dimenticavo. Lo aggiungo subito alla lista. Ottima idea! Anche il latte fresco è ottimo per i frullati. Esatto. I frullati sono un modo semplicissimo per assumere nutrienti. Inoltre, puoi aggiungere qualsiasi tipo di frutta o verdura tu abbia a disposizione. È sicuramente una situazione vantaggiosa per tutti. Sembra che siamo pronti per una settimana all'insegna della salute. Non vedo l'ora di provare nuove ricette con tutto questo. Lezione 28. Preferenze per il caffè. Io sono più un tipo da latte macchiato, non riesco a resistere alla sua consistenza cremosa. Capisco perfettamente. Il caffè latte ha quel perfetto equilibrio tra espresso e latte. Esatto. Il latte schiumoso esalta davvero l'esperienza del caffè. Sì, inoltre puoi personalizzarli con diversi gusti o sciroppi. Vero. Adoro aggiungere vaniglia o caramello per un tocco di dolcezza in più. Mi piace anche provare i sapori di stagione, come la zucca speziata in autunno. Proviamo un nuovo bar che offre dei caffè latte particolari, potrebbe essere una gita divertente. Ottima idea! Sono sempre curioso di scoprire nuovi posti dove bere un caffè. Non vedo l'ora di gustarmi un delizioso latte macchiato insieme a te. Lezione 29. Esigenze di sistemazione. Pensi che questa sistemazione sia adatta alle mie esigenze per il viaggio? Diamo un'occhiata alle foto e leggiamo le recensioni per decidere. Sembra un buon piano. Voglio assicurarmi che sia comodo e pratico. Sì, è importante avere un posto che ti faccia sentire a casa, anche lontano da casa. Assolutamente. Cerco anche servizi come cucina e lavanderia. Sono caratteristiche fantastiche. Possono fare davvero la differenza durante il tuo soggiorno. Controlliamo se hanno buone valutazioni anche per la pulizia e il servizio clienti. Assolutamente. Un'esperienza positiva può davvero migliorare il tuo viaggio. Non vedo l'ora di trovare il posto perfetto per la nostra avventura. Lezione 30. Entusiasmo culturale. Gli anni del XIX secolo furono caratterizzati da una cultura fiorente e le persone nutrivano una forte passione per le arti. Sì, fu un periodo di grandi cambiamenti e innovazioni nella letteratura, nella musica e nella pittura. Esatto. Artisti e scrittori esploravano nuove idee e spingevano i confini. Adoro il modo in cui quel periodo ha gettato le basi per molti movimenti artistici moderni. Assolutamente. È affascinante vedere come i cambiamenti culturali influenzino la società nel suo complesso. Sì, approfondiamo la questione di quest'epoca e del suo impatto sulla cultura odierna. Sembra un'idea divertente. Potremmo visitare un museo o leggere un po' di letteratura storica. Sono emozionato. Imparare a conoscere il passato può darci una visione più profonda del presente. Non vedo l'ora di immergermi in queste discussioni con te.